in questo nuovo video tutorial voglio mostrarvi come realizzare questo coprispalle scaldacollo che io ho deciso di chiamare Dolce Sogno. Per poterlo realizzare ho lavorato i ferri alternandoli in due filati che sono il Bim Bum Bam e l'Arabesque. Il Bim Bum Bam è dell'Adrian Wool e l'Arabesque della Mistrico Filati, e l'effetto è bellissimo, guardate qui. Io ho usato il codice 22 e il codice 2 di questi due filati, ma voglio farvi vedere altre combinazioni colori che trovate sempre disponibili sul sito. Vi ho creato un kit proprio per poterlo andare a vedere, e come sempre per chi acquista i due filati, e vi dico che io ho lavorato con i ferri del numero 9, avrà in omaggio anche il PDF. Quindi vi faccio vedere anche altre combinazioni colori. Guardate qui abbiamo il Bim Bum Bam di questo bellissimo verde acqua a questo Arabesque dove c'è anche il verde. Io trovo questa combinazione molto bella. Oppure abbiamo anche questa qui dove invece andiamo sul blu e il viola, fantastiche anche questo. E naturalmente ci sono molti altri colori, combinazioni colori che vi ho preparato appunto con questi due filati. La lavorazione vi posso dire che è semplicissima, è un rettangolo che va cucito e quando viene indossato si crea appunto proprio questo effetto così, che scende, si allarga sulle spalle e rimane dritto qui. Ma potete indossarlo in diversi modi, anche in questa maniera, come potete vedere, come un classico scaldacollo, oppure indossarlo proprio solo come un coprispalle, quindi in quest'altra maniera. Quindi veramente vi potete sbizzarrire a utilizzare questo scaldacollo coprispalle nella maniera che più vi piace. Detto ciò, spero che anche questa creazione vi piaccia, che desiate realizzarla, così come sempre mandatemi le vostre foto o sulla mia pagina Facebook Uncinetando con Elsa, o sul gruppo Facebook La Libertà di Uncinetare e Sferruzzare, oppure potete taggarmi su Instagram dove mi troverete come Elsa Faccio. E noi come sempre ci vediamo poi al prossimo video tutorial. Per realizzare il nostro scaldacollo coprispalle io ho deciso di lavorare alternando due filati che sono il Bim Bum Bam e l'Arabesque. In particolare io ho scelto questi due colori che sono fantastici, però guardate qui altre combinazioni colori che si possono fare, sono uno più bello dell'altro, potete anche mischiare, guardate anche questo che meraviglia. Allora, io lavorerò con i ferri del numero 9 e come vi ho detto alternerò i due filati, lavorandoli ogni due giri, cambierò il filato e lavorerò tutti. Quindi andiamo a lavorare il nostro giro. Allora, nel primo giro io la prima maglia la lavorerò, ma nei giri successivi io la prima maglia non andrò più a lavorarla. Scusatemi. Quindi primo giro lavoro col Bim Bum Bam, io qui come vi ho detto è un campione, la prima maglia la vado a lavorare, ma solo in questo, poi non la lavorerò più. E quindi andiamo a fare tutte le maglie a diritto in questa maniera, veramente molto molto semplice. Terminato il primo giro andiamo a fare il secondo giro. Come vi ho detto lavoreremo sempre a diritto. Io la prima maglia non la vado a lavorare, quindi la passo direttamente e poi vado a lavorare tutte le maglie a diritto in questa maniera. È veramente semplicissimo. Fatti due giri con il Bim Bum Bam andiamo a cambiare il filato, andando quindi a lavorare con l'Arabesque. Quindi prendo il filato Arabesque, per non perderlo qui lo lego, mi faccio un piccolo nodino che poi andrò a nascondere, scusatemi. Quindi come vi ho detto io la prima maglia non la lavoro, passo a lavorare direttamente le altre maglie, però questa volta con l'Arabesque, e lavoro sempre a diritto in questa maniera. Vi ricordo che questo è un piccolo campione e che io nella mia lavorazione ho montato 32 catenelle. Quindi termino il primo giro con l'Arabesque, vado a fare il secondo, come sempre non lavoro la prima maglia, vado direttamente a lavorare dalla seconda tutte le maglie a diritto in questa maniera. Quindi è veramente semplicissimo. Una volta terminata anche il secondo giro con l'Arabesque torno a lavorare col Bim Bum Bam, quindi lascio il filo dell'Arabesque,
riprendo quello del bim bum bam, non lavoro la prima maglia e vado a lavorare direttamente dalla seconda e lavoro sempre tutto a diritto in questa maniera. Terminato anche il primo giro, vado a lavorare il secondo sempre col bim bum bam, salto sempre la prima maglia, quindi la passo senza lavorarla e poi vado a lavorare normalmente tutte le altre maglie e devo continuare a fare questa alternanza, quindi lavoro sempre 2 giri ogni volta con un filato diverso, ricordandovi sempre di non lavorare la prima maglia. E quindi vedete, adesso torno a lavorare l'arabesque, quindi salto, non lavoro la prima maglia e poi vado a lavorare direttamente la seconda, lavorando sempre questi 2 giri e continuo così fino a che non avrò lavorato tutti i 2 gomitoli, quindi vado finché riesco a lavorare entrambi i 2 filati facendo sempre questi 2 giri. Io vi dirò naturalmente non quante volte ho ripetuto i giri, ma quanto mi è venuto lungo il rettangolo. Allora, ho terminato il mio rettangolo, mi è venuto lungo circa 89 centimetri, vi ricordo che invece di altezza era circa 35 centimetri, sì 35 centimetri. Adesso devo andarla a cucire, questa è la parte avanti, questa è invece la parte dietro, quindi io la piego a metà in modo da creare il mio scaldacollo e andrò a cucire naturalmente con l'ago di lana le 2 lati più corti. Allora, ho terminato il mio rettangolo lavorando tutti e 2 i filati, alternando sempre i 2 giri. Ho ottenuto un rettangolo di circa 89 centimetri e mi è veramente rimasto pochissimo dei 2 filati, cioè per farvi capire questo è quello che mi è rimasto di uno dei 2, di quello sfumato. Quindi adesso dobbiamo andare a cucire il nostro scaldacollo. Questo è il davanti, questo è, come potete vedere, il dietro, quindi adesso andrò a cucire sul davanti sempre con il filo di lago, l'ago di lana, scusate, e il filo, andrò a cucire 2 lati più corti insieme appunto per creare il mio rettangolo e farò una cucitura molto semplice, molto lineare, passando sempre da destra verso sinistra. Sapete che io preferisco fare questa cucitura che è quella più semplice, quindi vado a chiudere in questa maniera i miei 2 lati, poi nasconderò tutti i fili perché giustamente devo nascondere i fili sia di inizio che di fine lavorazione, e quindi una volta terminata la cucitura il nostro scaldacollo sarà terminato.